Nel seguente video andiamo a risolvere la disequazione radice di modulo di x meno 2 minore o uguale a modulo di x meno 4. Nonostante i vari moduli che compaiono, questa è una disequazione riconducibile alla tipologia radice di a di x minore o uguale a b di x. Le disequazioni irrazionali di questo tipo si risolvono secondo il seguente schema, cioè basta applicare il sistema tra a di x maggiore o uguale a di 0, b di x maggiore o uguale a 0 e a di x minore o uguale a b alla seconda di x. Quindi in sostanza si tratta di risolvere il seguente sistema. Abbiamo a di x maggiore o uguale a 0, cioè modulo di x meno 2 maggiore o uguale a 0. Poi abbiamo b di x maggiore o uguale a 0, cioè modulo di x meno 4 maggiore o uguale a 0. Ed infine la terza disequazione, che risulta essere modulo di x meno 2 minore o uguale a, eleviamo il modulo di x meno 4 al quadrato, in sostanza risulta essere uguale a x meno 4 al quadrato, quindi va via il modulo, cioè minore o uguale a x alla seconda più 16 meno 8x. Benissimo, adesso andiamo a risolvere con tre colori diversi le tre disequazioni e poi faremo un sistema finale per trovare la soluzione comune. Partiamo da modulo di x meno 2 maggiore o uguale a 0, modulo di x meno 2 maggiore o uguale a 0. Non svolgerò i calcoli, ma questa disequazione ha come risultato x minore o uguale a meno 2 oppure x maggiore o uguale a 2. Quindi diciamo che questa è la prima soluzione che si ottiene. Per svolgerla potete applicare semplicemente la definizione di modulo oppure potete ricordare le varie proprietà dei moduli. In sostanza è molto facile arrivare a questa prima soluzione. La seconda disequazione la commentiamo con un altro colore, per esempio il giallo. Ora abbiamo modulo di x meno 4 maggiore o uguale a 0, ma noi sappiamo che il modulo di una qualsiasi quantità per definizione è maggiore o uguale a 0, in quanto l'operazione di modulo significa proprio rendere positivo il proprio argomento. E quindi modulo di x meno 4 sicuramente è sempre maggiore o uguale a 0. Quindi, concludendo, andiamo a dire che la seconda disequazione è sempre verificata, quindi mettiamo il segno di spunta, oppure in maniera più dettagliata andiamo a scrivere che è verificata la seconda disequazione per ogni x appartenente ai reali. Ok, ne abbiamo risolte 2 su 3. Andiamo dalla terza disequazione, che ce la risolviamo con il colore rosso. Quindi abbiamo modulo di x meno 2 minore o uguale a x alla seconda più 16 meno 8x. Per risolverla bisogna di nuovo togliere il modulo. Per togliere poniamo le due condizioni. Se l'argomento, cioè x, è maggiore o uguale a 0, si ha x meno 2 minore o uguale a x alla seconda più 16 meno 8x. Invece se la x è minore di 0, togliamo il modulo e mettiamo il segno meno davanti, quindi otteniamo meno x meno 2 minore o uguale a x alla seconda più 16 meno 8x. Bene, il primo dei due sistemi, anche in questo caso non svolgerò i conti, in quanto si tratta di mettere a sistema x maggiore o uguale a 0 con una disequazione di secondo grado, quindi di semplice gestione. In questo caso riportiamo solamente i risultati, viene x maggiore o uguale a 0 nel primo, nella prima disequazione, quindi mettiamo un x maggiore o uguale a 0 che riportiamo, e questo va messo a sistema con la soluzione che viene dalla seconda disequazione, che è x minore o uguale
a 3, scusate, l'ho scritta male, x minore o uguale a 3, oppure x maggiore o uguale a 6. A 6, scusate, ecco fatto. Adesso queste due disequazioni vanno messe insieme, ho fatto cioè il sistema, e si ottiene in sostanza che lo scriviamo qui sotto, si ottiene che x è compreso tra 0 e 3 e poi x oppure x è maggiore o uguale a 6. E questa soluzione che adesso sto sottolineando viene dal primo sistema. Il secondo sistema, eccolo qua, lo andiamo a risolvere, abbiamo x minore di 0, poi abbiamo di nuovo una disequazione di secondo grado che si risolve abbastanza semplicemente, e se andate a fare i conti potete notare che la seconda è valida si risolve per ogni x appartenente ai reali. Quindi mettiamo a sistema le due condizioni che devono valere contemporaneamente, la seconda che mi dice che la x può appartenere a qualsiasi numero dei reali, quindi è compreso in un intervallo illimitato da meno infinito a infinito. La prima mi dice che la x deve essere minore di 0, quindi mettendo insieme ne risulta che x deve essere minore di 0. Ora bisogna trovare la soluzione comune, cioè bisogna unire le due soluzioni che ho scritto in rosso, e adesso in sostanza le vado a riepilogare, dovendo la x essere minore di 0 oppure compresa tra 0 e 3 e poi maggiore o uguale a 6, ne risulta che, e lo scriviamo qua, questa è la terza condizione, che la x può essere minore o uguale a 3 oppure la x può essere maggiore o uguale a 6. Quindi questa condizione va messa a sistema con le precedenti, cioè con quella qui scritta in fucsia o magenta e quella scritta in giallo. Mettiamo tutto insieme, eccoci qui, facciamo il sistema tra le tre soluzioni trovate. Dunque abbiamo nel primo caso la x che deve essere minore o uguale a meno 2 e maggiore o uguale a 2, quindi possiamo andare ad evidenziare le zone comuni, quindi la x può essere uguale a 2 e poi dobbiamo prendere i valori esterni, a meno 2 e poi dobbiamo prendere i valori esterni. Poi nel secondo caso abbiamo per ogni x appartenente ai reali, quindi tutto all'asse reali è soluzione, effettivamente tutto l'asse reali è soluzione. E nel terzo caso dobbiamo considerare i valori esterni a 3 e 6 e i valori 3 e 6 sono compresi, perciò questo è compreso. Usiamo una simbologia comune, un pallino pieno vuol dire che comprendo i valori, quindi da 6 verso destra e poi da 3 compreso, pallino pieno, verso sinistra. Ora possiamo notare che ci sono delle zone in cui le soluzioni sono comuni, cioè ci sono delle zone in cui contemporaneamente sono valide tutte e tre le disequazioni. Queste zone sono, andiamo a prendere l'evidenziatore, alla sinistra di meno 2, come vedete abbiamo soluzioni verificate in tutte e tre le disequazioni, poi tra il 2 compreso e il 3, e poi a destra, quindi per x maggiore o uguale a 6. In altri termini, scriviamo in maniera meno ambigua, le soluzioni sono per x minore o uguale a meno 2, oppure per x compreso tra 2 e 3, oppure per x maggiore o uguale a 6.